Ciao amici di X2 Games e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi sono qui per parlarvi nuovamente del DJI Mavic Mini. Ma attenzione, non si tratta delle solite informazioni prese dal sito ufficiale o da altri canali YouTube, ma bensì di informazioni molto più specifiche che nel corso degli ultimi giorni stanno generando in rete una confusione davvero totale. Parliamo infatti della possibilità di switchare dalla trasmissione radio CE a FCC e viceversa. Perché confusione? Beh, perché in rete c'è persino chi arriva a dire che droni comprati dalla Cina o dall'America non possono essere utilizzati qui in Italia. Ma sarà vero oppure no? Beh, scopriamolo subito. Io ho contattato DJI direttamente per farmi dare queste informazioni che vi svelerò tra pochi secondi. Ma partiamo dal principio. Cos'è la modalità CE e cos'è la modalità FCC? Ve l'ho già spiegato parecchie volte sia qui che su Facebook, ma per chi ancora non lo sapesse, la trasmissione radio CE è quella utilizzata qui in Europa con una potenza di 0.1 watt che per quanto riguarda il DJI Mavic Mini nello specifico permette un range di controllo fino ai 2 km dichiarati, che purtroppo nella realtà si convertono in 400, 500, 600 metri reali in campo aperto, che purtroppo si riducono drasticamente al primo ostacolo incontrato, in quanto appunto è molto suscettibile agli ostacoli, in quanto la trasmissione radio utilizzata dal Mavic Mini non è un OcuSync, un Light Bridge utilizzati su modelli di fascia più alta per quanto riguarda i droni DJI, ma si tratta di un semplice segnale Wi-Fi potenziato come quello utilizzato sul DJI Spark o sul DJI Mavic Air. Invece la trasmissione radio FCC è quella originale con cui nasce in Cina il drone DJI, il DJI Mavic Mini appunto in questo caso, che poi viene esportata anche in America e permette una potenza del segnale radio pari a 1 watt circa, con 4 km di range di controllo dichiarati. E guardando alcuni test in rete che sono già usciti in questi giorni di DJI Mavic Mini con la modalità FCC americana, beh, direi che si avvicina davvero tantissimo ai 4000 metri. Quindi in teoria tutti sarebbero propensi a preferire la modalità FCC perché permette un range di controllo maggiore, ma attenzione, dobbiamo fare un piccolo appunto. In Europa la distanza massima legale raggiungibile da un drone è di 200 metri di distanza e 70 metri di altezza, quindi in teoria la modalità di volo CE a 0.1 watt è più che sufficiente per colmare queste esigenze, questi obblighi. Il problema vero e proprio della modalità di volo CE quando viene usata su droni senza segnali radio proprietari come il Light Bridge e l'OcuSync che vi ho già citato poco fa, che vengono usate ad esempio sul Phantom 4 o sul Mavic e il Mavic 2, beh, il problema principale è che anche a brevi distanze il segnale tende ad essere comunque molto altalenante, con lag, ritardi, e quando iniziano ad esserci un po' di ostacoli fra sé e il drone, ecco che il segnale scompare anche a pochi metri. E purtroppo chi ha comprato, posseduto o possiede ancora un DJI Spark o un DJI Mavic Air sa benissimo che volare in CE è davvero complicato. Non a caso tantissimi operatori certificati che utilizzano nei loro lavori il DJI Spark, che quindi devono fare tutto nella legalità, vanno molto spesso, e questo lo so perché ho parlato con tanti di loro, a modificare la trasmissione radio da CE ad FCC per avere un drone quanto più possibile utilizzabile. Ora, è importante provare con mano il DJI Mavic Mini per rendersi conto se il range di controllo è davvero paragonabile a un DJI Spark o un DJI Mavic Air in CE mode, come ci è parso di vedere dai primi test pubblicati in rete. Ora, cosa succede? Chi possiede un DJI Spark o un DJI Mavic Air sa benissimo che è possibile modificare e switchare da CE mode a FCC mode semplicemente tramite l'applicazione, tramite software, facendo credere all'applicazione, a DJI Go 4, che noi ci troviamo magari in America o in un paese comunque dove si usa la FCC invece che in Italia, e quindi in questo modo si inganna un po' il GPS dell'applicazione e si riesce a volare con l'FCC mode attiva. Questo perché sia lo Spark che il Mavic Air escono di fabbrica già con entrambe le frequenze radio montate di base sul drone e lo switch avviene
viene appunto lato software. Purtroppo però questo non avviene con il DJI Mavic Mini, in quanto il problema non è lato software ma lato hardware. DJI, per limitare il fenomeno di chi switcha tramite applicazioni da CE mode a FCC mode, ha preso una soluzione drastica. Ha deciso infatti di produrre due versioni distinte del suo DJI Mavic Mini, una pensata per l'Unione Europea, quindi in CE mode con il suo radiocomando e il suo firmware dedicato sul drone, e l'altra FCC mode pensata per il mercato cinese e americano. Questo significa che se voi comprate un DJI Mavic Mini dall'Italia non potrete eseguire lo switch in FCC mode, perché il vostro DJI Mavic Mini italiano non è dotato appunto della trasmissione radio FCC. E ovviamente questo vale anche nel caso contrario, ovvero un drone FCC americano-cinese non può switchare in modalità CE mode europea. Tutta questa questione, come avete ben capito, è davvero molto ingarbugliata, e io, per cercare di venirne a capo, cosa ho fatto? Ho contattato direttamente DJI. DJI.com, ovviamente il sito ufficiale e non il sito di un rivenditore. E queste sono le informazioni che DJI mi ha fornito. Leggiamole insieme. Ciao, grazie per aver contattato l'assistenza ufficiale DJI. Noi capiamo che vorresti utilizzare il Mavic Mini in modalità FCC, ma dobbiamo dirti che se compri un DJI Mavic Mini in Italia, lui sarà automaticamente e solamente in CE mode. Non è purtroppo possibile switchare da modalità CE a modalità FCC. Questo anche in accordo con le leggi locali di cui vi ho appena parlato. E la cosa bella è che nell'ultimo punto persino DJI ci fornisce un metodo, un escamotage per ordinare un DJI Mavic Mini in modalità FCC, ovvero se hai un amico in America o in un paese in cui è presente il drone in modalità FCC, fallo comprare da lui e fatelo spedire poi da lui direttamente, perché purtroppo DJI non può vendere un drone FCC in Europa e viceversa. Ma non soddisfatto appieno da questa risposta, ho voluto chiedere delle informazioni più specifiche, e sono quelle che state vedendo ora qui sotto, e i punti più importanti sono sicuramente il secondo e il terzo. Nel secondo punto ci vengono dette le sigle per riconoscere i radiocomandi FCC e i radiocomandi CE. Invece il terzo punto dice: il segnale wireless del DJI Mavic Mini cambia dalla modalità CE alla modalità FCC a causa dell'hardware. Lo switch da modalità FCC a modalità CE non dipende dalla geolocalizzazione come avviene sul DJI Spark e sul DJI Mavic Mini. Questo lo hanno detto appunto per chi pensava che sarebbe stato possibile eseguire uno switch come sui precedenti modelli della casa cinese. Per favore segui le leggi nel tuo paese, e quando utilizzi il tuo DJI Mavic Mini in modalità FCC in un paese in cui non è permesso, ti verrà restituito un pop-up, un messaggio, un warning che ti dirà appunto che sei in un paese in cui l'FCC non è permessa. Quest'altra frase è davvero molto importante, ci dice che versioni diverse di radiocomando e drone non possono essere abbinate, non possono essere bindate insieme. Quindi purtroppo se voi comprate un drone CE dall'Europa non potete andarlo a collegare con il radiocomando singolo che andate a comprare dalla Cina o dall'America. Ecco, purtroppo non è possibile. La versione FCC e la versione CE non cambiano solo nel radiocomando e nella sua potenza di trasmissione radio, ma cambia anche la versione del drone. Ora, l'ultimo punto non ancora molto chiaro è quello relativo al messaggio pop-up di allarme di warning che ci viene mostrato quando vogliamo con un drone FCC in Europa. Magari qualcuno potrebbe pensare che quel messaggio non permette di armare i motori qui in Italia utilizzando un drone FCC, come dice qualcuno in rete, quindi ho voluto chiedere di nuovo a DJI informazioni in merito, questa volta tramite chat. Ciao, ho comprato un DJI Mavic Mini, sì, l'ho presa un po' alla larga dalla Cina e vorrei sapere se posso utilizzarlo poi in Europa. Richard dell'assistenza tecnica ufficiale DJI mi risponde con un semplice sì, non avrai nessun problema nell'utilizzare il tuo DJI Mavic Mini in Europa.
Fantastico, grazie, tu sei benvenuto, va bene. E qui finisce la mia chat con l'assistenza tecnica DJI. Quindi ragazzi, cosa dire in conclusione? Perché si è generata tutta questa confusione in rete? Beh, sicuramente un po' c'è lo zampino del produttore che questa volta ha deciso di produrre due diverse versioni del suo DJI Mavic Mini, generando appunto molta confusione. Poi ci metterei un po' lo zampino di alcuni rivenditori europei e specialmente italiani DJI che, avendo scoperto che il Mavic Mini CE e il Mavic Mini FCC sono due versioni completamente distinte, sono andati probabilmente un po' in panico, in quanto ci sono davvero tantissime persone e tantissimi acquirenti che preferiscono comprare un DJI Mavic Mini in FCC mode per poter volare con la distanza massima comunicata dal produttore 4 km e senza avere particolari disturbi a brevi distanze. E viene da sé che per evitare la fuga di potenziali clienti alcuni rivenditori abbiano messo in rete un po' alcune notizie un po' fantasiose di DJI Mavic Mini che magari comprati dalla Cina, quindi in FCC mode, per qualche strano motivo non potessero essere utilizzati poi qui in Italia, magari perché i motori non si armano, loro scoprono che siamo in una zona non consentita e non ci fanno volare. Ecco ragazzi, come vi ho fatto vedere da queste conversazioni con DJI, con l'assistenza ufficiale DJI, tutto questo è assolutamente falso. Se comprate un drone FCC potrete utilizzarlo qui in Europa, a meno poi che l'assistenza ufficiale DJI non mi abbia mentito, ma penso assolutamente di no. Dicevo, potete utilizzarlo tranquillamente qui in Europa, a patto di dare l'ok a quel pop-up, quel warning che vi avverte che siete in un'area in cui non potreste volare in FCC. Bene amici, spero di avervi chiarito un po' le idee. Cosa fare quindi? Beh, se intendete utilizzare il DJI Mavic Mini senza particolari pretese, a fini hobbistici come una selfie cam volante, beh, la CE Mode in vendita su Amazon, che vi linko in descrizione video, direi che va più che bene. Se invece volete il massimo dal vostro DJI Mavic Mini perché magari siete rimasti un po' segnati dall'esperienza con il DJI Spark o il DJI Mavic Air in modalità CE e quindi avere una potenza di segnale maggiore, una distanza massima più elevata e minori disturbi anche a brevi distanze, beh, in questo caso direi che la scelta più adatta è il DJI Mavic Mini in modalità FCC, che ovviamente non potete comprare dall'Europa, da Amazon o dallo store ufficiale DJI o da rivenditori DJI, ma potete comprarlo dalla Cina, da Banggood o da Gearbest, dai soliti rivenditori che vi consiglio sempre, e vi lascio qui sotto in descrizione video i link sia in CE Mode dall'Italia, sia per il DJI Mavic Mini in FCC mode dalla Cina. Spesso ci sono anche un po' di coupon interessanti da Banggood, Gearbest, oramai lo sapete bene se mi seguite, e quindi ragazzi la scelta spetta solo a voi. Un'ultima postilla molto importante: vi ricordo che la marchiatura CE Comunità Europea, che ovviamente un drone comprato dalla Cina non avrà, non è assolutamente collegata alla marchiatura CE fornita da EASA per i droni sotto i 250 grammi. Questo è molto importante, specialmente se vorreste utilizzare un DJI Mavic Mini in FCC mode a fini lavorativi. Bene ragazzi, penso di avervi detto praticamente tutto. Ora passo la palla a voi. Cosa ne pensate? Voi, potendo scegliere, cosa comprereste? Il DJI Mavic Mini in CE mode o in FCC mode? E cosa ne pensate di questa scelta di DJI di differenziare completamente le due versioni lato hardware? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. In descrizione video invece trovate i link per acquistare il DJI Mavic Mini con eventuali coupon sia in versione CE sia in versione FCC, e ovviamente eventuali coupon non sono eterni e li troverete sempre aggiornati sul nostro canale Telegram, linkato anch'esso in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook Droni Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. E infine amici, se volete supportarci, noi come sempre non vi chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, nessun pagamento, ma un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, e se potete condividete questo video a tutti i vostri amici in modo che tutti sappiano la verità su questo DJI Mavic Mini. Attenzione, la verità detta da DJI, Bene, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games. Ciao ragazzi!